Nuovo aggiornamento al semenzaio, siamo al 17 di febbraio, è lunedì, quindi sarà interessante vedere differenze dalla scorsa settimana. Sarà un video molto breve, pochi minuti, è giusto per vedere un po' l'andamento del semenzaio, i problemi che eventualmente ci sono stati e come ho risolto. Ci sarà poi l'anticipazione di un video che farò vedere probabilmente a fine settimana su come ho salvato le piantine di pomodori che stavano filando. Ve l'avevo fatto vedere il problema la scorsa settimana, l'ho risolto in pochi giorni e se vi interessa poi sarà interessante vederlo. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, sono Luigi di Norse in Campagna. Inizierei subito da qui. Abbiamo il plateau dei fiori, abbiamo il tagete, i girasoli, qualcuno non è spuntato, mi dispiace, dovrò riseminarli, e abbiamo la portulaca. Mi avvicino e vi faccio vedere una cosa. Ecco, vedete, la portulaca non l'avevo mai seminata, stanno cominciando a spuntare adesso i primi germogli, sono molto piccoli. Guardate, io poi quando sarà il momento trapianterò tutta la zolletta, ovviamente, tutta la zolla di terra. Qui sto facendo un esperimento, l'ho visto su TikTok da un ragazzo di cui non ricordo il nome, se no lo avrei citato perché lo faccio sempre. Provo a fare delle talee ma non ci sono impegnato molto, quindi vediamo quello che viene, poi vi terrò aggiornati mano a mano, ma è più che altro un esperimento. Abbiamo poi delle lattughe, queste dovrò trapiantarle quanto prima nell'orto, ma adesso fa ancora molto molto freddo, quindi non ci penso proprio. Quel plateau è vuoto, sta aspettando i semi dei pomodori appena saranno pronti. Qui abbiamo un bellissimo plateau di pomodori, abbiamo i datterini, i Rio Grande, i Roma e i Marmande. Ci sono alcune zollette vuote che dovrò poi riseminare perché non mi piace vedere zollette vuote così. Questo è un plateau di melanzane, qui probabilmente ho preso una partita vecchia di semi, li avevo io in casa ovviamente, non conservati correttamente, della melanzana violetta. Ho dovuto riseminarli pochi giorni fa, quindi ancora non troviamo niente, però abbiamo qui le melanzane. Questa è seminata il 31 di gennaio. Mi riallaccio un po' all'amico che su YouTube mi aveva chiesto un po' i tempi di germinazione. Ecco, guarda, oggi è il 17 di febbraio, questi li ho seminati il 31 e sono già alti 3 centimetri, quindi giusto per capire un po' dei tempi di cui parliamo. Tagete, quello come vi dicevo appena possibile li toglierò perché mi serve spazio. Plateau di peperoni, anche qui ho delle piazzole vuote che dovrò riseminare, però vedete sta cominciando a uscire le piantine con i loro tempi, ci sono le più piccole, le più grandi, i primi germogli, qualcuno un pochino più avanti ed è giusto che sia così, hanno i loro tempi. Ho i miei 2 vasi di pomodori e li apprezzo particolarmente in questo periodo dell'anno per il semplice fatto che basta strofinare le foglie e le piante emanano il classico odore delle piante di pomodoro che si trovano nell'orto. Quando, se avete mai lavorato sulle piante per potarle, per scacchiarle, ecco, sentite quel profumo di pianta di pomodoro. Ecco, qui è la stessa cosa, e in un ambiente chiuso si sente tantissimo. Mi fa molto piacere, mi fanno compagnia, insomma. Sono piante belle, sono piante sane e continuo ad irrigarle con l'Algasan. Parlando sempre di Algasan, pochi giorni fa è uscito il video su come ho ripreso questa piantina di habanero, di peperoncino habanero. Ecco, se vi interessa per vedere un po' i risultati di come funziona l'Algasan, come si usa il concime di Solabiol, ecco, andatevelo a riprendere quel video perché merita, è una pianta bellissima. Qui arriviamo adesso al discorso dei pomodori, quelli che stavano filando, li ho ripresi praticamente tutti. Uscirà un video, penso a fine settimana, su quello che ho fatto, niente di trascendentale ovviamente, però sarà interessante vedere che questa qui ha bisogno di un piccolo sostegno, ma dovrò seminarla un pochino più in profondità. Le altre invece, vedete, si stanno riprendendo praticamente tutte, stanno in piedi. Ciò non toglie che adesso, arrivati a questo punto, il panetto di terra è piccolo per loro, quindi vanno ripicchettate. Le stesse piantine le avevo trapiantate qui, ecco, vedremo anche queste due. Parlerò un po' della storia di queste due, di come le ho riprese. Sarà interessante poi vedere i risultati. Qui ho l'esperimento dei semi dei pomodori nello Scottex umido e qui stesso Scottex ma in un sacchetto di nylon. Ovviamente questo va bagnato tutti i giorni, questo no, quindi sto valutando il pro e i contro di entrambi i sistemi. Non li metto a contatto diretto con il tappetino perché a 25 gradi è secondo me un pochino troppo violento come calore, quindi li tengo un pochino sollevati. Abbiamo i friggitelli del 31 gennaio, non tutti hanno attecchito, però va bene così, insomma, mi interessava vedere come funzionava su questo vassoio di germinazione. Ho tolto il coperchio da un paio di giorni, sono contento di come sta andando, insomma, è andata molto bene. Qui invece sto pagando lo scotto
probabilmente non ho bagnato per un paio di giorni o è successo qualcos'altro, non ho capito neanch'io. Vedete, queste si sono seccate, stavano bene fino a un paio di giorni fa. Probabilmente non l'ho irrigate a sufficienza, mi sono saltate durante la fase di irrigazione, può capitare. E poi abbiamo le solite lattughe e quant'altro. Bene, ecco, panoramica insieme, adesso ci salutiamo. Bene, è stato un video veramente molto veloce, ci tenevo a farvi vedere un po' quello che è successo nell'arco di una settimana, eventuali sviluppi di nuove piantine, i problemi che ci sono stati. Avete visto un paio di piantine mi stanno morendo perché non le ho innaffiate a dovere, o devo ancora capire quello che è successo, ma è importante osservare e cercare di correggere gli errori che si fanno volta per volta, perché le cose da fare sono tante, sempre bisogna stare sul pezzo, perché altrimenti loro sfioriscono subito, sotto a 25 gradi è un attimo farle morire. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se avete commenti da fare sulle vostre esperienze nell'ambito del semenzaio, consigli, pareri, ecco, io sono aperto a tutti e vi ringrazio per quello che potete dirmi. Vi auguro una buona giornata.